Ciao e ben ritrovati. Nel video precedente abbiamo chiarito come il funzionamento del cervello condizioni la nostra vita emotiva e cognitiva. Quando diciamo emotiva ci riferiamo alle emozioni che proviamo e quando parliamo di cognitivo facciamo riferimento prevalentemente ai pensieri che abbiamo. Abbiamo spiegato che quello che c'è o non c'è all'interno del flusso sanguigno è in grado di condizionare il nostro stato psicologico. Parlando di quello che abbiamo nel sangue in un determinato momento, pensiamo ad esempio a cosa avviene quando assumiamo dell'alcol. In quel caso, noi diventiamo più disinibiti e magari diciamo delle cose che in altre situazioni non diremmo. Quando abbiamo fame invece, quindi non c'è qualcosa che abbiamo immesso nel sangue, ma c'è qualcosa che manca, diventiamo solitamente più irritabili, aggressivi e in alcuni casi anche permalosi. E anche davanti a un comportamento un po' ambiguo, è possibile che diamo delle interpretazioni dei significati a quello che viene detto o fatto un pochino più persecutorie. Questo è dovuto in questo caso alla mancanza di alcune sostanze all'interno del flusso sanguigno, prevalentemente gli zuccheri. Quello che abbiamo o non abbiamo nel sangue non dipende unicamente da quello che ingeriamo nella dieta. Ci sono altri comportamenti che fanno parte dello stile di vita che possono condizionare fortemente la nostra composizione sanguigna e di conseguenza il nostro stato psichico e di conseguenza il nostro comportamento. Pensiamo ad esempio a cosa succede quando abbiamo una grande mancanza di sonno. Anche in questo caso diventiamo più irritabili, diventiamo più permalosi e abbiamo un livello di concentrazione e di capacità di ragionare e riflettere decisamente compromesso. Al contrario, quando facciamo attività fisica, subito dopo l'attività fisica il nostro umore generalmente migliora, siamo più positivi, leggiamo la realtà in una maniera più luminosa e siamo anche più concentrati e focalizzati e quindi siamo anche più in grado di acquisire nuove informazioni in modo efficiente. Quindi il mio invito è questo: non facciamo solo attenzione a quello che ingeriamo o non ingeriamo, ma facciamo molta attenzione anche degli aspetti legati allo stile di vita. Uno stile di vita sano è infatti un prerequisito fondamentale per un buon funzionamento psichico, una buona salute mentale e quindi ci dà la possibilità di vivere le esperienze della vita con un tono dell'umore diverso a seconda di quello che facciamo o non facciamo. E è in grado di condizionare in maniera importante, potremmo dire addirittura determinare, il nostro umore e la nostra capacità di essere efficaci e produttivi nelle attività mentali che compiamo. Per questa ragione, in questo canale, dedicherò anche del tempo e dei video a parlare proprio dello stile di vita, perché è assolutamente fondamentale, anche nella cura psicologica, far accompagnare alla rielaborazione dei lutti, dei traumi, degli schemi di pensiero distorti, uno stile di vita sano, perché questo ci dà un aiuto a livello organico, biologico, importante per far funzionare bene la terapia. E in alcuni casi è efficace quanto o più dei farmaci che potremmo assumere. Mi rendo conto che in un canale che si chiama Psicologia Semplice sono partito parlando molto poco di psicologia in senso stretto. Vi chiedo non solo di perdonarvi, ma vi chiedo di comprendere e capire che quelli che ho lasciato in questa trilogia di video sono dei prerequisiti importanti per avere una visione chiara, scientifica e complessiva delle tematiche psicologiche. Non possiamo ragionare solamente in un'ottica di mente, come se la mente fosse qualcosa che è presente su una nuvoletta sopra di noi. La nostra mente è un prodotto del nostro cervello e quindi tutto quello che succede di positivo, di negativo nella nostra vita psichica è indissolubilmente condizionato dal supporto biologico e quindi non possiamo assolutamente prescindere da tutto questo. È bene che voi abbiate chiaro che tutte le reazioni emotive che condizionano la qualità della vostra vita sono strettamente connesse
con le molecole che agiscono all'interno del nostro cervello, indissolubilmente. E quindi è necessario avere a disposizione tutte le sostanze che facilitano la produzione di alcune sostanze, e poi ci sono gli stimoli psichici che possono attivare o disattivare queste sostanze. La nostra vita emozionale non è altro che l'incontro tra la disponibilità di molecole nel nostro cervello e la nostra capacità mentale di attivarle, con dei comportamenti ma anche con dei pensieri. I pensieri e le emozioni sono indissolubilmente legati, alcuni pensieri generano certe emozioni, ma anche certe emozioni generano dei pensieri. È un circuito che si autoalimenta, ma questo circuito funziona su una base neurobiologica. Anche qualora voi aveste uno stile di pensiero ottimale, non sarete in grado di produrre le molecole che ci daranno le emozioni positive se all'interno del nostro flusso sanguigno c'è qualche tipo di alterazione. Pensate a una persona che è affetta da depressione e quindi ha uno squilibrio biochimico importante nel cervello. Questa persona non è più in grado di gioire per tutte le cose che prima di ammalarsi la rendevano felice e gioiosa. Lo stile di pensiero è importante ed è fondamentale, ma abbiamo bisogno di un supporto biologico che ci aiuti a produrre le sostanze del benessere. Per oggi vi saluto, con questa trilogia del cervello abbiamo concluso, e la prossima volta qualcuno mi dirà finalmente parleremo più di psicologia in senso stretto. Ciao e a presto.